Bentornati sul Dado Magico. Stiamo guidando verso Modena, indovinate dove? Dove andiamo di preciso? Al Modena Play. Dovremmo arrivare fra poco, per cui niente, ci prepariamo alla trafila d'ingresso, dopodiché ci tufferemo nella scoperta, nell'esplorazione della fiera e di conseguenza di tutte le novità che quest'anno ci offrirà. Vediamo un po' che cosa ci riserva quest'anno il Modena Play. Ed eccoci qua, finalmente siamo dentro alla fiera. Questo è il corridoio centrale, il corridoio sul quale si sviluppano vari eventi, vari incontri, meeting e soprattutto sul quale si sviluppa un evento molto interessante che è il Dungeon della Morte del Master of Masters. Andrea, mio carissimo amico, che vediamo qui impegnato nella preparazione della sua sessione di gioco e che si terrà su un dungeon che credo proprio conosciate. Ed eccolo qua, ecco Andrea che si sta preparando. Credo che se zoomiamo un attimo dovreste riconoscere l'autore di questo dungeon. Esatto, Andrea mi ha chiesto di realizzare per lui un dungeon modulare in scala 20 mm da poter portare comodamente in fiera, e quello che vedete sul tavolo e che poi vedrete anche sul suo canale è appunto uno dei miei set, uno dei miei dungeon set, che a breve tra l'altro troverete disponibili sul mio sito. Ne parleremo in un altro momento, questo non è il momento di farsi pubblicità. Proseguiamo con l'esplorazione? Io direi di sì. Tra l'altro saluto i ragazzi di Old School Minis con i quali stiamo collaborando insieme ad Andrea per portare a giro appunto un po' di vecchia scuola, un po' di sano e intrattenimento ludico. Ed eccoci qua nell'area dei giochi in scatola. Ci sono ancora gli allestitori a giro indaffarati a finire le ultime cose, nonostante la fiera sia già aperta da un po', ma devo dire che come primo approccio sembra piuttosto interessante. Ora, uno degli aspetti più interessanti sicuramente è questa cosa fantastica che vi sto per far vedere. Guardate qua, un super risico, un risico che potete giocare infilando delle vostre ciabatte, ovviamente risi a colore, ok? Super caramatoni, bandieroni, e ve lo giocate a piedi su questo enorme tappetone di gioco di risico. È una figata pazzesca, troppo bello. Non sono mai stato un grande appassionato di risico, però ne riconosco il valore ludico e quindi tanta roba, bellissima idea. Allora, vi ho fatto vedere poco fa che lo stand di Ludus Magnus è assolutamente pieno e preso d'assalto, bene per questi ragazzi, ma nonostante questo ho avuto la fortuna di rubare un secondo al suo dovere uno dei ragazzi del gruppo, e quindi chiediamogli un attimino, intanto presentati. Allora, io sono Emiliano, gestisco il marketing e la comunicazione di Ludus Magnus. Perfetto. Quindi quello che volete sapere sui nostri Noi vogliamo giochi. sapere intanto di Nova Etas, come è andata la campagna. Direi molto bene. La campagna è andata molto bene, la fase di preordini molto bene. Okay. Siamo in fase di produzione, stiamo completando la produzione. Ottimo. E la Wave 1, che contiene il gioco base, le espansioni più piccole, gli stretch goal, puntiamo a consegnarla entro fine estate. Ottimo. Quindi purtroppo abbiamo messo un po' di tempo, ma è un gioco che ha
considera solo del libro di avventure stiamo parlando di centinaia di migliaia di parole. Poi ragazzi, ho visto la scatola dal vivo, è impressionante, veramente enorme. Sì, e anche per questo è un gioco che rimarrà nostra esclusiva, non andrà in vendita in retail, perché comunque è un gioco troppo grosso, impegnativo, quindi diciamo che rimarrà una cosa... Però mi stavi spiegando che nei giorni di fiera c'è una possibilità, cioè oggi ad esempio a Modena, domani o domenica c'è la possibilità di acquistare tipo Light Pledge. Sì, abbiamo riaperto per questi 3 giorni la finestra di Late Pledge, nonostante abbiamo già mandato i numeri alla fabbrica, quindi però per questi 3 giorni diamo la possibilità di chi se l'è perso, già qualcuno l'ha fatto, di entrare come se fosse un Late Pledge, quindi di acquistare il pledge che si vuole, le espansioni che si vogliono, e di entrare insieme agli altri baker per ricevere insieme a tutti gli altri baker a fine estate il gioco. Direi perfetto. Un'ultima cosa, riguardo a Dungeonology, ho visto che avete un'espansione, anche questa disponibile tra virgolette solo per la fiera o comunque in questi giorni di fiera. Allora sì, abbiamo oltre all'espansione normale, il gioco normale che sta nel mercato retail, abbiamo alcune espansioni tipo Rigor Mortis che è un'esclusiva nostra. Rigor Mortis, dovrebbe ricordare qualcosa. È un'esclusiva solo per la fiera o per alcuni momenti particolari del nostro shop, quindi è possibile provarlo con Rigor Mortis, quindi chi vuole venire se trovate provare. Posto perché è strapieno, arrivate presto la mattina e cercate di prenotarvi. Ultima domanda, prossime uscite, novità, qualcosa che ci puoi anticipare se puoi? Allora, i giochi in fase di sviluppo sono The Breach, che è in fase avanzatissima di sviluppo e dovrebbe arrivare ai baker della campagna per la seconda metà del 2023. Runar, che invece è il gioco che abbiamo lanciato ho visto le miniature, sono stupende. È appena aperto il pre-ordine sul nostro sito, oltre che qua in fiera per chi lo vuole fare, e puntiamo a farlo arrivare ai baker per inizio del 2024. Direi fantastico, grazie ancora. Grazie a voi. Ci vediamo prestissimo. Perfetto, grazie. Ovviamente non poteva mancare Asmodee. Dall'altra parte troviamo invece stand di Dungeons and Dragons. Asmodee è strapiena come al solito, ovviamente. Come potete vedere è inavvicinabile, è già stato usato d'assalto, per cui siamo in prossimità dello stand di Stratagemma, dove quest'anno abbiamo la fortuna di incontrare direttamente l'autore di Genofunk, un gioco prodotto, studiato e realizzato proprio dai ragazzi di Stratagemma, quindi bisogna cogliere l'occasione e parlare assolutamente con questo omone che ha inventato questo fantastico gioco di ruolo. Ci facciamo spiegare anche di che cosa si tratta. Siamo qui allo stand di Stratagemma, come vi stavo dicendo ho intravisto l'autore di questo fantastico giocone, Genofunk, eccolo qui, ciao, presentati alla nostra Ciao Matteo, piacere. Conosco Matteo da un po' di tempo, la nostra passione in comune per i giochi di ruolo, insomma, e per la buona birra anche, soprattutto. ci ha legati per diverso tempo. Ora Matteo è uscito fuori, grazie anche al supporto d'aiuto di Stratagemma, con questo nuovo gioco, Genofunk appunto, di cui ci parlerà brevemente, ci spiegherà a grandi linee di che cosa si tratta. Allora, fondamentalmente Genofunk che cos'è? È un gioco che tematiche assolutamente adulte rispetto agli altri, perché i giocatori andranno a interpretare dei personaggi affetti da una sindrome che andrà poi via via, a differenza degli altri giochi dove c'è un incremento del personaggio, a mangiare il personaggio vero e proprio fino a un epilogo da definirsi. Quindi durante il gioco ci sarà una progressione del personaggio o una regressione del personaggio? C'è una regressione del personaggio, contemporaneamente, però non è che comunque è un gioco, certo, si va a influire maggiormente sulle scelte narrative del master. Il gioco comunque è un gioco frontale, quindi il master e i giocatori. Certo.
i giocatori hanno la possibilità, più che degrediscono, più che influiranno sulla storia finale. Ecco, e che tipo di personaggi si può giocare nel gioco? Nel senso, ci sono delle classi oppure... Non ci sono classi, non ci quindi sono classi. ogni giocatore si crea il proprio personaggio attraverso una serie di skill, una serie di capacità e conoscenze. È un gioco in realtà comunque narrativo, non è pensato per meccaniche. Certo, alla Dungeons and simulazioniste. Dragons, insomma. Esatto. Certo. Semplicemente 3 skill, pool di dadi, via via i dadi vanno a decrescere. Dato da 6? No, sono dadi, sì scusami, dadi a 6. Ok, scusami. no. Perché poi facendo varie No, non immagino. vanno a decrescere e questi dati poi vanno nella pool che servirà poi appunto per la narrazione. Ok. Però sistema molto secco, molto classico. Genofunk è il frutto di una campagna Kickstarter, tra l'altro mi sembra anche andata piuttosto bene. È andata bene, fortunatamente, Ok. grazie a chi ha sostenuto. Ringraziamo già tutti i sostenitori. Esatto. Ecco, domanda, sarà disponibile poi anche nei negozi, appunto come è stata già nei negozi di settore? La Data più- deadline ecco. è ottobre-novembre, Ok, fine novembre. quindi autunno, perfetto. Esatto. E poi appunto la stampa andrà Avete su anche già dicembre. un'idea di prezzo indicativamente? Ma il prezzo fondamentalmente è quello da zin, niente di più. In realtà ci sarà 3 formati, Ok. cioè il formato zin, Sì. hardcover Sì. e solo perché ha fatto il Kickstarter Deluxe, c'è stata amarrata deluxe con amarrata. con la copertina in rame. Non so se si è sentito, ma siamo entrambi super toscani, non so Esatto. se era un po'... Esattamente. Senti, io che ti devo dire? Intanto ti ringrazio per il tempo dedicato, Grazie a te per non l'interessamento. vedo l'ora di giocare Genofunk, sicuramente non mancherò di passare a trovarti alle prossime occasioni, ma nel frattempo E noi ti ti ringrazio aspettiamo. e quindi ragazzi, Grazie mille. Genofunk. I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take for the fun and I always give it 100. Don't need a bank nor funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind 'cause it's everything. You can mold, shape, Assistendo al massacro dei personaggi ne è appena morto uno e ne sta entrando uno nuovo. Avanti il prossimo. Vedi? Avanti il prossimo e via. Morto uno se ne fa un altro. Siamo dentro allo stand di Mid Games, devo dire una delle realtà che più mi piacciono nel settore dei giochi di ruolo italiano. Abbiamo veramente un sacco di titoli, sicuramente ci spenderò anch'io degli euro in questo fantastico stand. Ad ogni fiera non mancano di allettarci con novità, con un sacco di cose strafighe. Aggiungo del reparto old school, che è quello che più mi interessa, School Essential, Dragon Bane, insomma, diciamo, non ne mancano certo i titoli old school. Cyberpunk. E siamo arrivati nell'area, penso, più bella di tutta la fiera. Ora capirete perché. Allora, qui stazionano Bivacco di Vicenza, il sito dell'Anello, ovviamente Mordenheim Italia, ma soprattutto staziona questa cosa qua che spero vedrete alle mie spalle. Aspettate, vedo inquadrato. Facciamo una cosa, andiamo a guardarla da vicino. Mordor. Cioè, io non so se vi rendete conto della bellezza di questo scenario. Cioè, è stata ricostruita fedelmente la fortezza di Mordor.
Allora, non so se sapete chi è questo signore. Ciao. Lui è letteralmente una istituzione nel mondo dei dungeon modulari italiani, nel senso che qui si sta parlando di Dungeon Next. Lui è Massi. Piacere, ciao a tutti. È l'autore, ideatore, creatore, scultore di quello che è il mondo di Dungeon Next, al quale oramai, se siete un po' appassionati dei dungeon modulari, diciamo ci siamo abituati appunto a vedere sempre più dettagliati, sempre più ricchi. Ecco, Massi recentemente ha tirato fuori addirittura dei set nuovi, ciclicamente lui propone dei set nuovi per la sua collezione, che adesso ci presenterà e ci spiegherà un po' a cosa si rifanno. Partiamo dal concetto che i tuoi dungeon, come i miei, come la maggior parte di quelli del settore, partono per il genere fantasy, vengono ideati per il genere fantasy. Sì, Okay. per lo più sì. Quindi nella tua collezione hai sia dungeon sempre modulari, vi faccio vedere un pezzo veloce, interamente realizzati in resina, quindi indistruttibili e dipinti a mano, ok? Sì. Quindi te parti con dungeon che sono nel classico stile del sotterraneo, Esatto. bonito e quant'altro, per poi arrivare a caverne, vedo, miniere, Sì, queste sono le miniere, ok? il dungeon classico coi muri, coi muretti. Certo. Questa ad esempio è una super novità che sto presentando, non l'ho neanche finita di dipingere totalmente, però è un set che praticamente ha doppio uso, è ispirato diciamo al mondo tipo di Alieno, e anche una roba di demoniaco infernale per i piani inferiori del dungeon che si può utilizzare, perché ha tutte parti un po' sia carne, sia vegetale, sia una roba dove metti il piede è una trappola mortale. Pericoloso. Gas, tentacoli, bocche, tipo mimiche, In una cosa effetti, vivente. se guardate bene, infatti ci sono parti cucite, Sì, esatto, ci proprio- sono interiora, ci sono Bravo. bubboni vari, Esatto, insomma, così. squarci. Bello. No, per fare una cosa diversa dal solito, dove dici arrivi in questa zona così, che può essere tramite un portale, tramite quello che vuoi, è il dungeon un po' diverso, quindi questo è pericolosissimo e fa già scena l'ambiente stesso. Esatto, quindi oltre ai dungeon modulari hai anche alcuni elementi scenici Esatto, e sì. dettagli. Ragazzi, guardate che figata. Questo è stampato in 3D, mi Sì, dicevi, sì, no? però questa è già una copia in resina che ho fatto io. Quindi stampato in 3D però già copiato, quindi già pronto per la vendita. Sì, perché mi piaceva fare il laboratorio del mago, con i tipici contenitori dove metti le cavi, Sì, sì. che poi puoi usare anche nello Shify. Comunque Certo, questo è un po' steampunk, perciò l'ho fatto un po' che andasse bene dappertutto. Certo. E quindi comincerà a dare anche un po' vita ai dungeon, nel senso dungeon ok, però mettiamoci dentro qualcosa che crei proprio la scena. Che figata. Senti, e progetti nell'immediato futuro? Prossime uscite? Ho questo tempio che ho i pezzi di là che dopo vi faccio ho vedere. imprestato a Intel, Sì. e hanno fatto la 19esima puntata con questo tempio, Sì. che sono è sempre una versione delle mura, però più portate al tempio antico. Ok. E poi ho vecchi progetti che sto portando avanti, tipo sto facendo anche la parte del lago col fiume, Ok. cioè resina trasparente, Figo. perché è un po'... E sono tutti prodotti che poi andranno nel catalogo sì, di sì, vendita. sì, che sto diciamo finendo, rifinendo e facendo diciamo il testing. Ecco, e per coloro che non ti E conoscessero poi c'è il ancora- giardino segreto, quello che sto lavorando, bravo. è segreto, c'è da aspettare un attimo. E invece per tutti coloro che ancora non ti conoscono e che ti vogliono raggiungere e contattare, dove ti possono trovare? Allora ho il sito che è dungeonnext.com, Tanto vi lascio qui in semplicissimo, impressione. che con una N sola, poi c'è anche il bannerino così, certo. e poi ho la pagina Facebook dedicata Che quindi ti possano contattare con e Messenger. Instagram. Comunque dal sito poi ci sono tutti i collegamenti. Ragazzi, che dire? Dungeon c'è anche Next. la maglietta, dai. C'è anche la maglietta, ragazzi, la maglietta. Che questa qui l'ha disegnata Spaghetti Quester, che è un disegnatore italiano che fa praticamente old school. Che figata. I disegni stile libro game. Sì, infatti, Infatti l'ho molto, visto e ho detto guarda fammi una maglietta per ricorda Dungeon molto Dungeon questa, la Bravo. scritta. Figo. Next. Io ho detto fammene una dedicata a Dungeon Next e me l'ha fatta e mi sono innamorato. No, ma ci credo, è bellissima, infatti mi sa che te la piglio anch'io. Bravo. E... Ragazzi, quindi Magic Dice Manufacturing, Dungeon Next vi salutano, vi ringraziano. Ciao, e soprattutto, ciao a seguire, Anche a lui che fa dei bei lavori. Ciao ragazzi! Allora, gironzolando per i sentieri di questa fiera, sulla strada della macchina, io almeno, sapete chi ho incontrato? Ciao! Lui è Andrea Seguino,
Di Dragonia, finalmente! Lui è non solo un grande appassionato di Mordenheim e di miniature old school, grazie, e di miniature old school, ma è anche il proprietario appunto di Dragonia. Quindi se cercate un negozio strafornito di miniature, di gente appassionata e che abbia la voglia di trovare quello che state cercando se non è disponibile, Andrea è la persona giusta. Venite a trovarci. Oppure online a breve. Sì, e poi giocheremo anche insieme, perciò Quindi ragazzi, che potete fare? vi rivedrete sul canale. Assolutamente sì. Ciao. Siamo già in macchina perché purtroppo le condizioni meteo non sono delle migliori, non mi voglio ritrovare imbottigliato in mezzo al traffico, non voglio rischiare di restare a dormire fuori stanotte per colpa dell'alluvione, insomma sta di fatto che è il momento di tornare a casa. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto, non vedo l'ora di rincontrare questi personaggi che ho appunto incrociato lungo questa mia breve avventura modenese. Spero che i loro prodotti, i loro giochi trovino il meritatissimo successo appunto che mi auguro, perché comunque sia sono veramente ottimi prodotti, ma allo stesso tempo spero di rivedervi presto su Dado Magico o su Magic Dice Manufacturing con nuovi ed avvincenti episodi. A parte gli scherzi, questa trasferta finisce qui, vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate nel box sottostante e ci vediamo prestissimo, anzi prima di quanto pensiate. Ciao!